mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo la borsa primaverile piena di fiori, molto carina. Allora, adesso ve la faccio vedere senza fodera perché voglio che riuscite a capire la costruzione, che non è proprio facilissimo da fare, ci vuole solo un pochino d'attenzione. Vedete ancora qui le codine che devo finire da nascondere e come base c'è sempre una base con una rete, per cui andiamo a vedere proprio i dettagli, anche laterale che devo finire. Vi faccio vedere poi come si inseriscono i fiori, per cui sarà una borsa costruita piano piano, passo passo, con una cornice, per cui ci vogliono le misure giuste. Questo filato è spettacolare perché è uno shabby lanato, per cui molto adatto, e poi non abbiamo bisogno di nessuna struttura. Come vedete la borsa rimane bella tesa e nello stesso tempo comunque bella forata. Come manici li andiamo proprio a realizzare noi, anche se è elastico, noi prendiamo proprio la misura dei nostri manici che ci interessano, calcolando poi il peso. Per cui diciamo che è tutta costruita da noi, ecco, dico noi perché so che la farete. Allora, il tutorial si dividerà in due parti. Passo subito nelle spiegazioni. La prima parte spiegazioni e poi vi farò vedere il montaggio, i tutorial di tutti i pannelli e i fiori. Poi ci sarà la costruzione con la fodera dentro. Per cui un pochino di attenzione per questa borsa, ma vi assicuro che avete tutte le misure e avete poi tutte le indicazioni possibili. Vi dico già quanto è grande la borsa, così lo sapete prima. È un 30 centimetri per diciamo 26 centimetri di larghezza, 13 centimetri, così avete anche tutte. Pronta con tutti gli appunti, così riusciamo a capire come dobbiamo costruirla. Allora, la prima cosa è da fare, che vediamo nel tutorial, è realizzare la base della nostra borsa. La realizziamo noi, è facile e veloce perché abbiamo un cordino che ci permette di lavorare con un set di uncinetto. Per cui è velocissimo creare un pannello. Creato il pannello andiamo a tagliare una rete. Da una rete andiamo a realizzare delle maglie basse, per cui abbiamo la nostra base. Però poi cambieranno ovviamente tutte le misure. Noi faremo dei pannelli davanti che sono queste fasce che saranno di 22 maglie, ma voi avete poi tutte le indicazioni, ma poi andranno lavorate con delle maglie basse, per cui prenderemo dei punti. Per quello il calcolo è sempre diverso, perché io poi andando a lavorare intorno con delle maglie basse ovviamente ho acquistato un mezzo centimetro, per cui ho preso un punto a destra e un punto a sinistra. Questo è il ragionamento, insomma, della borsa, ma comunque io vi ho fatto tutti i calcoli. Poi dobbiamo andare a realizzare queste fasce che ne dobbiamo realizzare 8, perché 2 davanti, 2 di dietro e 2 laterali e 2 all'altro laterale, che sono le stesse misure, sono 28, per cui andiamo a realizzarli ovviamente con le maglie basse. Ovviamente andiamo a lavorare in questo modo, questi sono i pannelli con doppia maglia bassa, insomma due righe. Poi andiamo a lavorare le fasce interne, che è questa. Insomma, non vi spaventate, è velocissima da fare. Allora, la parte interna da lavorare, ovviamente cambiano i punti e ne sono 24, però qui ho fatto un qualcosa di diverso. Qui abbiamo fatto due righe con la maglia bassa, invece qui faremo una riga con maglia bassa e una riga soltanto per il pannello davanti, per cui sarà uno davanti e uno alla base. Ok, allora una riga con la maglia bassa andiamo a lavorare e una riga la andiamo a lavorare con una maglia mezza maglia alta. Ok,
Allora, non è super facilissimo, io ve lo dico, nel senso, dobbiamo avere un pochino d'attenzione, ma io vi lascio tutto, per cui è impossibile sbagliare. Per quanto riguarda i laterali, andiamo a lavorare 4, vedete, eccoli qui, sono 4, sempre con una riga di maglia bassa e una riga di mezza maglia alta. E anche dall'altra parte sono solo 7 maglie, ne dobbiamo lavorare 7, ok? Facilissimo anche questo. Poi dobbiamo fare dei piccoli pannelli, che sono questi. Qui io non vi ho messo adesso i fiori, poi li metto dopo. Dobbiamo realizzare dei pannelli. Questi pannelli non vanno rifiniti a maglia bassa, questi sì e questi no, per cui andiamo a fare 7 maglie, andiamo a cucire il laterale, non usiamo ago, andiamo a cucire tutto con l'uncinetto, andiamo a passare il filo, non vi preoccupate dell'ago, insomma, non ci sono problemi, cui anche questa cosa, insomma, possiamo evitarla perché lavoriamo tutto ad uncinetto. Fatto questo, dobbiamo realizzare dei fiori. La prima fascia, che è questa, abbiamo dei fiori di questa altezza qui, che sono di circa 6 centimetri. La parte invece superiore è di 4 centimetri e mezzo. Ok, qui andiamo a realizzare 4, io ne ho realizzati 4 più una foglia come ho fatto vedere prima, e qui ne ho realizzati 5 con una foglia, però la foglia potete anche non farla, non c'è problema, potete variare. Io l'importante è che l'altezza sia all'incirca, insomma, dei 6 centimetri, per cui una fascia qui bassa è di 6 centimetri, la fascia questa qui, la parte più alta, è di 4 centimetri e mezzo. Poi vi dico tutte le misure dove dobbiamo andare a cucire e quali sono i punti, tranquillamente. Allora, fatto questo, noi abbiamo il pannello, abbiamo i fiori e abbiamo il pannello sottostante, quello che qui già vi ho segnato, di 24. Questo qui che è di 24, cosa succede? Noi andiamo a inserire i fiori uno a uno. Come? Questo ve lo dico già da prima, non possiamo con questo filato andare a lavorare e incastrare ad uncinetto, a parte dovremo fare tanti tagli e ne faremo comunque, per cui lavoreremo con dei nodi. Lavorando con dei nodi li fissiamo bene e poi li andiamo a incastrare le nostre codine dietro con l'uncinetto, non si muoveranno più, tanto poi dobbiamo mettere la fodera, il problema non c'è, per cui siamo insomma sicuri. Io ho tirato tantissimo col nodo, non si è staccato niente, per cui il peso della borsa non va poi a sciogliere il nodo, assolutamente. Qui l'unico sistema, perché incastrare i fiori mentre lavoriamo il fiore, incastrare l'altro fiore non veniva bene, viene tutto il lavoro un pochino storto. Per renderlo dritto, per renderlo perfetto, dobbiamo lavorare con i nodi. Non c'è altro da dire. Finito questo, andiamo poi a cucire il pannello sottostante e andiamo a fare anche i laterali. I laterali qui possiamo aggiungere anche i fiori da questa parte. Fatto questo, andiamo a realizzare poi dei manici, come vi ho fatto vedere prima, eccoli qui. Insomma, sono dei manici semplicissimi che andiamo a realizzare e comunque tirando noi vediamo anche dal peso della borsa, più di così non può andare. Lo lavoriamo con un uncinetto più piccolo. Infatti sia le cuciture che il resto vado a lavorare con un uncinetto più piccolino, anche per passare il filo, per anche andare a fare i nodi, perché facilita di più che andare a lavorare con l'uncinetto 7. Infatti i manici io ho cambiato numero di uncinetto. Questo è quanto, insomma, non è assolutamente difficile. Ora andiamo a vedere subito la lavorazione per quanto riguarda le basi, per cui la base andiamo a lavorare questa base e poi insomma questi è da 7 e nel prossimo e i fiori. E nel prossimo passaggio, al prossimo tutorial, vediamo tutto l'assemblaggio della borsa, che ci vuole un pochino d'accortezza, ma assolutamente è facile. Allora, passiamo subito diciamo all'occorrente che ci occorre per questa fantastica borsa e poi passiamo al tutorial vero e proprio. Il filato scelto per questo progetto è il cordino Shabby color panna, sono 200 grammi a rocca, 115 metri, ha un diametro di 3,3 mm, consigliano l'uncinetto dal 7 all'8.
Ci occorre anche una fodera color panna. Questo è un tessuto di fodera per borsa color panna Fabric 30, è un tessuto per fodera e borsa, composizione il 65% di cotone e il 25% canapa, il 10% poliamide, misura 50 x 70 cm. Ci occorre anche un pezzettino di rete per la base. Ho avviato 26 catenelle, faccio ancora una catenella, entro sul punto successivo, maglia bassa e catenella. Questo è il nostro primo punto che vado a realizzare, che corrisponde a mezza maglia alta. Adesso vado a realizzare tutte mezze maglie alte, prendo il filo, entro sul punto successivo e realizzo una mezza maglia alta, passo su tutte le asoline in questo modo. Punto successivo, prendo il filo, vado sul punto successivo, prendo il filo e passo su tutte le asoline. Ci troviamo 3 asoline sul nostro uncinetto. Proseguo fino al termine della riga. In questo modo. Terminato l'ultimo punto, vado a realizzare una catenella e giro il lavoro. Entro sotto al punto, vedete, questa è la catenella che noi abbiamo realizzato. Entro sotto al punto, che è questo, realizzo una maglia bassa e una catenella. Proseguo punto su punto, sempre mezze maglie alte. In questo modo proseguo fino ad arrivare a un'altezza che ora vi faccio vedere. Ho terminato, ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 righe lavorate. La misura è di 28 centimetri per 12. Vado a tagliare una rete proprio della stessa misura per andarla a collocare sopra. Cosa faccio? Giro il lavoro perché la rete la mettiamo a rovescio in questo modo e vado a lavorare con un uncinetto più piccolo perché ovviamente devo entrare dentro e fuori. Adesso sto utilizzando un 4,5, andrebbe meglio un 4, ma il fatto che è molto spesso il filato, per cui preferisco prendere un 4,5, faccio un pochino più di fatica. Allora adesso andiamo a cucire e a fissare la nostra rete. Ovviamente noi andiamo a realizzare delle maglie basse, ma le maglie basse non corrispondono per ogni punto perché sono meno punti da realizzare, per cui il primo punto lo vado ad eseguire, prendo proprio l'angolo, vado a prendere il filo con un pochino di pazienza e vado a fissare entrando sotto il nostro punto con una maglia bassa in questo modo. Allora, come andiamo a vedere, all'incirca andiamo a contare i punti o mettiamo un marcapunti in questo modo, all'incirca corrisponde ogni 2, ma non sempre, per cui andiamo poi a verificare man mano mettendo anche un marcapunti qui al centro per non far muovere la nostra rete, per cui entro dentro al punto, vedete, e vado alla parte della rete senza insomma fare troppo la precisione dei fori, perché purtroppo essendo un filato più grande non sappiamo di precisione quanti fori dobbiamo saltare, però io vado in questo modo e lo vado a passare. Possiamo mettere anche delle pinze, vedete, faccio in questo e vado. Adesso lavoro fino a arrivare fino alla parte dell'angolo. Adesso che sono arrivata all'angolo, ho realizzato l'ultima maglia, realizzo una catenella e questo è proprio il nostro angolo. Giro il lavoro e vado a lavorare lo stesso punto, vedete, l'abbiamo fissato, entro nello stesso punto perché è il nostro angolo e vado a realizzare una maglia bassa
e questo è il nostro angolo. Proseguo adesso a lavorare sempre come ho fatto nella linea, vado semplicemente a ricordarmi che nell'angolo, nello stesso punto, lavoro una maglia, una catenella e poi nello stesso punto di nuovo vado a lavorare una maglia bassa. In questo caso si forma l'angolo. Proseguo fino al termine di aver lavorato tutto il nostro giro. Ecco qui, ho terminato, ho passato tutto il filo intorno con l'uncinetto a 4,5 ed è venuto preciso, perfetto. Adesso passiamo ai pannelli sia laterali, quello davanti e quello dietro. Adesso andiamo a realizzare il pannello davanti e anche quello dietro, per cui vado a realizzare, ho già realizzato 22 catenelle. Catenella, entro sempre come abbiamo fatto in precedenza, una maglia bassa e una catenella e lavoro sempre delle mezze maglie alte come abbiamo fatto nel pannello diciamo di base, per cui proseguo e ora vi do subito le misure e quante righe ho lavorato. Tanto dobbiamo lavorare nello stesso modo in cui abbiamo lavorato la base. Sono arrivata a 6 righe, 1 2 3 4 5 6. Vado adesso a lavorare, ho fatto una catenella e vado a fare tutto il bordo come abbiamo fatto alla base, vado a lavorare la maglia bassa. Quando arrivo all'angolo faccio una maglia bassa, catenella e maglia bassa sullo stesso punto, così abbiamo definito anche l'angolo. Allora adesso proseguo per tutto il giro. Allora, fatto tutti i pezzi che abbiamo realizzato, dobbiamo assemblare il primo pannello, ma anche il secondo. Dobbiamo realizzare dei fiori. Io vi ho fatto vedere, ecco, in questo modo, in maniera per farvi capire come verrà montata. Dobbiamo realizzare dei fiori e anche dei fiori più piccolini dalla parte superiore. Metteremo il pannello centrale, deve essere irregolare, non deve essere super preciso. Questo conteremo dei punti, ma non è che deve essere super regolare. Allora, per quanto riguarda i fiori, io vi do la misura dei fiori, ma voi potete anche variare, cioè non è detto, io vi do indicazioni, ma potete fare qualsiasi fiore, mattonellina, non ha importanza. Questi sono circa 6 centimetri. Adesso vi faccio vedere che questi sono i stessi fiori, semplicemente questo con 6 petali e questo con 5. Qui ve ne faccio vedere uno, poi invece di fare 6 petali, insomma, poi ne fate anche 5. Questo è semplicemente un altro fiore più piccolino a 3 petali e poi ho ripetuto la stessa cosa, vi faccio vedere come si realizzano questi più piccolini che hanno 1 centimetro. Vi faccio vedere con il centimetro, ma ripeto, voi potete variare il tipo di fiore tranquillamente. Questo è circa di 4 centimetri e mezzo, 4 centimetri e mezzo, ma si può variare il fiore, non ha insomma importanza. Dobbiamo creare un qualcosa che di movimento, diciamo, nella parte sottostante con dei fiori, ma insomma poi voi potete realizzare qualsiasi tipo di fiore. Allora, andiamo a vedere il tipo di fiore. Allora, vi ricordo che possiamo realizzare un fiore a 6 petali e uno a 5 petali, comunque poi la dimensione e l'altezza resta la stessa. Andiamo a realizzare un cerchio magico, lo vado a bloccare sempre con l'uncinetto 7, vado a realizzare una catenella. Dalla catenella realizzo una maglia bassa. Realizzata la maglia bassa, vado a realizzare 4 catenelle, 3 e 4, entro dentro al cerchio, maglia bassa, e questo è il nostro primo petalo, per cui 1 2 3 e 4, entro sempre dentro al cerchio, maglia bassa, secondo petalo, per cui noi possiamo realizzare sia di 6 e sia di 5. Proseguo. Adesso che ho realizzato 6 petali, vado a chiudere, fatta, allora vi faccio vedere, qui abbiamo realizzato una maglia di 4, vi faccio vedere proprio l'aggancio.
Allora, dopo aver realizzato i 6 petali, vedi 1, 2, 3, 4, 5 e questo è il sesto petalo, la andiamo proprio a chiudere con la maglia bassissima sulla maglia bassa, eccola qui, entro proprio dentro e realizzo una maglia bassissima e abbiamo concluso i nostri petali. Allora adesso vado a tirare il filo, tiro il filo con un ago, dopo tirato il filo con un ago vado a passarlo più volte dietro, spero che ecco così si vede bene. Allora adesso dobbiamo realizzare in questo punto, noi in ogni petalo, in ogni archetto che abbiamo realizzato, entriamo dentro, abbiamo fatto la maglia bassissima e vado a realizzare delle maglie basse, cui realizzo la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta e vado a chiudere con una maglia bassissima proprio qui nella maglia bassa, ecco qui, rientro, prendo un pochino di filo, rientro sempre qui per il nostro petalo e vado a realizzare 5 maglie basse, 4 e 5 e vado a chiudere con una maglia bassissima. Ora proseguo fino al termine. Quando abbiamo completato le 5 maglie basse, passo da dietro, vado a prendere, vado proprio a passare dietro la catenella in maniera di concludere in questo modo, passando poi il filo, ecco qui, tiro, vado a tagliare e nascondo i fili. Questo è il primo fiore. Come vedete abbiamo un primo fiore a 5 petali da questa parte, vedete, eccolo qui, per cui voi potete variare, insomma adesso taglio il filo poi lo vado bene a nascondere dietro anche con un ago più piccolino. Adesso qui ci faccio un nodino perché voglio essere sicura che sia ben fisso, ecco, in questo modo ci faccio proprio un nodo perché comunque stiamo lavorando con un cordino bello grande, bello cicciotto, dobbiamo essere sicuri che abbiamo fissato tutto per bene. Questi li lasciamo perché possono essere utili poi nel montaggio. Allora adesso andiamo a realizzare a 5 petali, 5 la stessa procedura, realizziamo quella a 5 petali. Adesso andiamo a realizzare l'altro fiore a 3 petali. Per realizzare il fiore a 3 petali andiamo a realizzare sempre un cerchio magico, andiamo a bloccare con una catenella in questo modo, realizzo una maglia bassa e vado a realizzare 3 catenelle, 1 2 e 3 maglie alte. Questo è il nostro primo petalo, 1 2 3. Adesso andiamo a realizzare 3 catenelle, 1 2 e 3 e vado a chiudere con una maglia bassa. Questo è il nostro primo petalo. Noi dobbiamo ripetere tutta la sequenza fino a concludere il nostro fiore. 1 2 e 3 maglie alte. Abbiamo fatto sempre prima la maglia bassa e 3 catenelle. Vado a realizzare le mie 3 maglie alte e proseguo. Primo, secondo, terzo e 1 2 e 3 maglia bassa, sempre 3 catenelle e proseguo a fare l'ultimo petalo. Quando abbiamo realizzato l'ultimo petalo facciamo le 3 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima, però la prendo sempre da dietro in maniera di
in questo modo di bloccare bene il filo, e poi insomma anche visivamente è meglio, vado a tirare questo, passo il filo, tiro, passo il filo e vado a tagliare. Adesso vado a tirare il filo dietro del nostro cerchio magico e sempre con l'ago vado poi taglio e qui realizzo un nodo, così vado proprio a bloccare il tutto. Questo tutorial, i nodi saranno quelli che dobbiamo poi realizzare per bloccare il tutto, perché essendo un cordino abbastanza grande di uncinetto, insomma ci crea. Eccolo qui, e abbiamo realizzato il fiore a 3 petali, per cui adesso poi andiamo a vedere la foglia. Noi abbiamo da questa parte abbiamo dei fiori più piccolini, questo è più semplice. Ora vi do la sequenza. Per realizzare i fiori più piccolini è semplicissimo, basta sempre realizzare un cerchio magico. In questo modo realizzo una maglia bassa, così, catenella e maglia bassa. In questo caso vado a realizzare semplicemente delle catenelle, che poi non vado a lavorare delle maglie basse sopra, per cui realizzo 1, 2 e 3 e chiudo con una maglia bassa. Questo è il nostro primo petalo, per cui super semplice. 1, 2 e 3. Io l'ho realizzato uno da 5 e uno da 6, ma potete realizzarli tutti e due uguali, sono piccolini. Proseguo sempre con 1, 2 e 3 e questo lo concludo sempre con una maglia bassa, e potete scegliere insomma poi il numero dei petali che vi piace di più. Ecco qui, ho terminato. Ovviamente ho fatto le 3 catenelle e ho chiuso sulla maglia bassa, non ho ripetuto la maglia bassa come abbiamo fatto con i fiori grandi. Allora vado a ripetere anche il secondo fiore, potete farlo comunque anche a 6 petali, e abbiamo anche l'altro, ho ripetuto invece qui quelli a 3 petali, che sono semplicissimi da realizzare anche questi. Allora, sempre cerchio magico, vado a realizzare una maglia bassa, catenella, prendo sempre un pochino di filo e maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia alta, 1, 2 e 3, maglia bassa. Questo è il nostro primo petalo, per cui come vedete l'abbiamo ridotto di molto, abbiamo fatto piccolino. Qui vado ancora a realizzare 3 catenelle e una maglia alta. Questo fa sì che abbiamo un fiore più piccolino. Adesso maglia alta, 3 catenelle e maglia bassa. Semplice semplice. Vado poi a realizzare l'ultimo petalo, come vedete, eccolo qui. Per realizzare la foglia, se vi piace realizzarla, ma potete realizzare anche un altro fiore, nel senso potete fare un pannello che davanti alla foglia e poi dietro invece solo fiori, insomma potete realizzare come volete. Vado a realizzare 6 catenelle, alla sesta catenella vado a realizzare una catenella e vado a realizzare una maglia bassa, poi una mezza maglia bassa, poi una maglia alta, una maglia alta. Dobbiamo adesso ritornare indietro, per cui dobbiamo realizzare la mezza maglia. Prendo il filo, mezza maglia e maglia bassa. Abbiamo quasi realizzato la nostra mezza foglia. Ora maglia bassa sempre nello stesso punto e maglia bassa sempre nello stesso punto. Adesso nel punto invece successivo di nuovo mezza maglia alta, poi una maglia alta, seconda maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa, e abbiamo fatto la nostra foglia. Ci abbiamo messo veramente un secondo,
Adesso vado qui, prendo il filo e lo faccio passare, ecco qui, c'è una catenella, tiro il filo e taglio. Lascio sempre un pochino lungo perché poi dobbiamo, eccolo qui, e abbiamo realizzato la nostra foglia. Eccola qua, la nostra foglia. Per realizzare la foglia più piccola basta realizzare 4 maglie, facciamo una oppure 5, una maglia bassa, 2 mezze maglie alte e più la maglia bassa laterale, per cui è semplicissimo, insomma, possiamo realizzare anche un'altra foglia qui, oppure fare anche un altro fiore, non deve essere uguale davanti e dietro. Ripeto che questa borsa deve essere irregolare, per cui vi ho fatto vedere la foglia, ma questa se volete proprio realizzarla. Allora adesso vado a passare il filo un pochino indietro e andiamo a vedere come si assembla. Allora mi fermo qui con le spiegazioni, mi fermo, adesso avete visto una parte, poi al prossimo tutorial andiamo ad inserire tutto il resto e ultimiamo la borsa. Insomma è facile da fare. Allora io vi saluto, spero che questo mezzo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Baci!